Tra la ribalta dei Fontaines DC, la reunion degli Oasis, le scazzottate dei Jane's Addiction, la messa riparatrice di Nick Cave, l'ultima zampata del dinosauro Gilmour e quella postuma del Man in Black, negli ultimi mesi abbiamo avuto tonnellate di buona musica da ascoltare e commentare. E allora ne parliamo anche qui con i miei ultimi acquisti, che come al solito comprendono novità, ristampe e offerte imperdibili in vinile, più alcune chicche in CD, cassetta e un paio di libri musicali top. Mi raccomando, se volete risparmiare qualcosa sui vostri prossimi vinili, CD, audio e hi-fi, ci sono i canali Telegram linkati in descrizione e nel corso di questa puntata vi mostrerò alcune delle offerte bomba di cui ho approfittato anche io. Come è successo lo scorso anno con il Redux di Roger Waters, anche questo Luck and Strange di David Gilmour è stato preceduto quasi in egual misura da scetticismo ed entusiasmo, naturalmente entrambi a prioristici, nel senso che i fan dei Pink Floyd si sono scannati sui social prima ancora che venisse ascoltato nella sua interezza. Luck and Strange è stato poi accompagnato da interviste fiume in cui lo stesso Gilmour lo ha battezzato come il suo migliore lavoro dai tempi di The Dark Side of the Moon, ed è inevitabile che un disco spartiacque come quello ritorni sempre in un modo o nell'altro. Con tutto il rispetto per Gilmour, non sono d'accordo, ma non sono neanche d'accordo con chi lo reputa soporifero, perché questo è Gilmour al 100%, anzi potremmo dire al 300%, visto che oltre ai testi della moglie Polly Sampson c'è anche la partecipazione vocale della figlia Romani. I momenti dell'album che preferisco sono quelli in cui Gilmour viaggia sulla chitarra negli intermezzi e negli assoli strumentali tipici del suo stile che ormai conosciamo bene ed apprezziamo. Nota positiva anche per la voce della figlia Romani, a cui babbo David di fatto lancia la carriera solista, perché bella la voce di Romani, fa svoltare il brano in cui compare, ma se di cognome avesse fatto Smith anziché Gilmour, sarebbe su questo disco? Insomma, i figli so piezze core in tutto il mondo, non solo in Italia. Luck and Strange non è il capolavoro che Gilmour crede di aver composto, ma non è neanche la monnezza che gli hater dipingono. È un buon album in pieno stile Gilmour, in cui è assolutamente normale ritrovare alcuni dei tratti degli ultimi Pink Floyd, soprattutto degli ultimi Pink Floyd. Occhio che la versione in CD ha 2 brani in più e occhio che la versione in vinile nero è un po' più rumorosa di quella con vinile bianco esclusiva Amazon. Entrambi non sono proprio piani, segno che chi lo ha stampato andava di corsa, ed è un peccato perché il master per il vinile è stato tagliato ad Abbey Road dal fuoriclasse Miles Showell. L'artwork però è d'impatto, sia quello standard che quello alternativo. Bello il libretto che contiene tutti i testi e le foto del grande Anton Corbijn che fanno sempre la differenza. Per quanto mi riguarda, questo è sicuramente un album consigliato, basta non aspettarsi il capolavoro che alcuni vogliono farci credere che sia, né una robaccia da cestone dell'autogrill. Mi rendo conto che soprattutto oggi la comunicazione risulti tanto più incisiva quanto è divisiva, ossia bianco o nero, magari con toni volutamente esagerati, sfiorando il dissing, ma per quanto mi riguarda questo è semplicemente un buon album grigio. Let the lifeblood drain away from you. They're right, you're wrong. Se ti sta piacendo questo video lascia un like e poi fammi sapere nei commenti qui sotto qual è la tua top 3 degli ultimi acquisti. Condividiamo con tutta la community quello che stiamo ascoltando, perché è sempre il confronto che ci aiuta a crescere come ascoltatori, andando un passo alla volta fuori dalla nostra comfort zone. Quindi mi raccomando, like al video e commento con la tua top 3 degli ultimi acquisti. Qui sotto commenti, like. Eccola, uno dei dischi più attesi e discussi dell'anno, e mi viene subito da dire che prima o poi doveva succedere.
Doveva succedere che Grian Chatten modificasse il proprio stile di canto per raggiungere un pubblico più ampio, e sarei curioso di sapere se gli sia stato caldamente suggerito o se l'abbia deciso lui o insieme alla band, ma alla fine la mia curiosità conta il giusto. Conta molto di più l'impatto che questa nuova espressività vocale meno indolente, meno cupa ha sulle canzoni, considerandole nel loro complesso. In senso oggettivo, questa modifica nel canto ci sta bene, i pezzi sono più facilmente digeribili anche da chi non ha masticato la scena post-punk degli ultimi anni. Non dico che si tratti di un album radio-friendly, ma qualche pezzo ha l'appeal giusto per raggiungere molte più persone di prima, proprio perché meno oscuro in certi passaggi. Se mi seguite saprete che non mi faccio pippe mentali sul grado di notorietà di un artista, non me ne frega assolutamente niente se ha 3 follower o ne ha 100.000, mi interessa di più la musica che fa. Detto questo, preferivo la versione leggermente più grezza, un po' meno leccata dei Fontaines DC rispetto a quella che traspare in alcuni pezzi di Romance, che sono tutti ampiamente sopra la sufficienza, abbondantemente. Ce ne sono poi 3-4 ottimi, tra cui un paio di potenziali hit come il singolone Starbuster, però ce ne sono anche alcuni un pochino più anonimi che sembrano orfani di Robert Smith o Morrissey. Il tutto all'insegna di un alternative rock accessibile ma di qualità, perché nonostante le mie preferenze personali, Romance si capisce che è un album di spessore e l'impressione è di trovarsi di fronte alla conferma della band più importante del mondo degli ultimi anni, nonostante Romance mi appassioni leggermente meno rispetto ai dischi che sono venuti prima. Però nella carriera di una band ci sono, anzi ci devono essere anche i dischi che deviano dalla consuetudine del proprio curriculum, altrimenti uscirebbero sempre gli stessi dischi. Se Romance rappresenta il lasciapassare per arrivare a più persone ed educare quelle persone ad ascolti più stratificati del solito pop copia e incolla, allora ben venga Romance, un disco che con i suoi pro e contro è in grado di accontentare tutti, e se non tutti, moltissimi, e questa è una prerogativa delle grandi band. E oggi i Fontaines DC, direi soprattutto per mancanza di alternative di spessore e alternative appetibili al grande pubblico, perché non conto quelli che suonano nel garage, si confermano come la più grande band in circolazione. Naturalmente spero che un ascolto del genere invogli chi non li conosceva ad approfondire la band, la scena, altri ascolti, magari rivolgendosi a webzine e a riviste di settore. Ho i miei dubbi perché oggi si va sempre troppo di corsa e tutto viene gustato nel momento, poco viene approfondito. Naturalmente ci sono le eccezioni, mi scriverete sotto i commenti, no ma io faccio, però noi siamo veramente la nicchia della nicchia della nicchia. La maggior parte delle persone, anche di quelle che acquistano musica, lo fanno in modo veramente mordi e fuggi, spesso non hanno neanche il tempo di ascoltarselo per intero un disco, lo ascoltano in streaming mentre vanno al lavoro. Buona sotto ogni aspetto la versione in vinile nero per dinamica, silenziosità della stampa, artwork e packaging, con inner sleeve colorata di cartoncino e inserto con i testi e foto della band che è vestita come gli U2 all'epoca dell'album pop. Swallow the key in that footprint I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. La nuova ristampa del glorioso esordio degli Oasis è stata accompagnata da una vera e propria Oasis mania, con milioni di fan impazziti per la reunion e per il relativo tour che partirà nel 2025, sperando che prima di allora i due Gallagher non si mandino a quel paese, come invece ha fatto un'altra grande band fresca di rimpatriata. Mi riferisco ai Jane's Addiction, che sono durati quanto un gatto in tangenziale, ed è un vero peccato perché i due inediti pubblicati finora sono veramente tanta roba. Spero che arrivi il disco, che comunque presumo sia già pronto,
sperando che Perry Farrell non abbia fatto danni irreparabili. Comunque, tornando a bomba, si diceva dell'Oasis mania del tour e bisogna anche dire dei prezzi folli dei biglietti per andarli a vedere. Tranquilli, perché dobbiamo metterci l'anima in pace. Il trend è questo e di certo non migliorerà, perché a comprare i dischi siamo rimasti in pochi e il carrozzone del music business non viene certo sfamato da noi che siamo quattro gatti o da Spotify e gli altri servizi di streaming a cascata. Ad oggi il guadagno maggiore per tutti gli attori coinvolti arriva proprio dal live, quindi impensabile nei prossimi anni un'inversione di rotta, anzi semmai un peggioramento di questo trend. Personalmente mi fa molto piacere questa reunion, non ho mai fatto mistero di amare gli Oasis ed ecco perché ho acquistato questa ristampa pur avendo già la precedente del ventennale, in parte per questo, perché l'ho presa soprattutto per farvi sapere se valga la pena acquistarla. Mi sono frugato per voi, quindi se vi sta a cuore vinilicamente sostenetelo tramite gli acquisti sui canali Telegram che trovate linkati in descrizione. La ristampa sta andando a ruba, vuoi perché a questo giro hanno fatto i vinili colorati Strawberry and Cream ispirandosi a un particolare del testo di Dixie's Dinner, vuoi perché oggi la nostalgia fa vendere molto di più di qualsiasi altra cosa che stia avvenendo adesso mentre viviamo il nostro presente. È una ristampa che costa cara e in effetti un po' troppo, però perlomeno non è un copia e incolla di quella precedente. Cambia l'artwork con una cover alternativa e cambia l'interno con poche note scritte per l'occasione ma ficcanti. I due vinili inoltre suonano bene, belli potenti, il nuovo remaster arrotonda leggermente certe asprezze delle sibilanti, ma il disco quello è, figlio dell'approccio al mastering degli anni 90. Se siete fan probabilmente lo avrete già, se non lo siete aspetterete che scenda di prezzo, però non aspettatevi granché nel breve periodo, a meno di clamorose offerte per Prime o altre cose, perché tutto il catalogo degli Oasis in questo momento ha i prezzi più alti degli ultimi anni, ovviamente è la legge del mercato. Se volete risparmiare qualcosa ed avere comunque una bella edizione per commemorare questo anniversario, consiglio senza alcun dubbio la versione in doppio CD, che ha un bel libretto con diverse foto in più rispetto al doppio vinile, e il secondo CD ci fa scoprire come suonavano questi pezzi in origine. Ascoltare per credere Live Forever con un approccio acustico che la fa sembrare veramente un'altra canzone rispetto al singolone che oggi tutti adoriamo. Ci sarebbe anche il cofanetto su quadruplo vinile che recentemente è sceso di prezzo ed ho prontamente segnalato sul canale Telegram. Lo avrei preso se non avessi già questo. Insomma, il succo è: scegliete la versione del formato che preferite, tanto il risultato non cambia. Definitely Maybe è un grande classico degli anni 90 in grado di esaltare ancora oggi chi lo ha ascoltato in diretta come il sottoscritto e di conquistare chi lo scopre solo adesso. Did you ever feel the pain in the morning rain as the soul cheats to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Per gli orfani di Amy Winehouse e della sua capacità di unire pop, jazz, swing e soul, la migliore candidata a ricoprire quel ruolo, almeno ad oggi, è Lady Blackbird, un bel personaggione con tonnellate di carisma, un look stravagante quanto basta per attirare l'attenzione e una voce che spacca così come spaccano le sue canzoni. E come molte delle perle di Amy Winehouse, hanno tutte le carte in regola per essere radio friendly e allo stesso tempo farsi apprezzare dagli appassionati con la puzzetta sotto il naso, quelli che, se il disco o l'artista è troppo famoso al di fuori del garage dei nonni, non lo ascoltano a prescindere. Slang Spirituals è una bella conferma del clamoroso debutto datato 2021. C'è pathos, c'è energia, c'è musicalità, orecchiabilità, peccato che a mancare sia un buon master. E come vedete ho tra le mani la versione in CD migliore di quella in vinile, che ho dovuto restituire a malincuore perché era troppo piatta e sbilanciata sulle medio-alte. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto che a ricevere stampe in vinile
tirate via, fatte male, erano soprattutto pubblicazioni italiane, ma c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. In ogni caso, Slang Spirituals è un gran disco ed è la cosa più importante, sempre a prescindere dal formato, come sempre è stato ribadito su questo canale. Lost in a sense, in the crossroads, there is a mountain and there is a rising sun, where they bury all the bones that passed E si prosegue con The Journey, l'album d'esordio di Matteo Mancuso. Chi? Ma come chi? Matteo Mancuso! Ovviamente snobbato in Italia quanto apprezzato all'estero, tanto da essere intervistato dal content creator musicale più importante al mondo, ossia Rick Beato. Andatevi a cercare su YouTube. A me questa cosa fa impazzire veramente, mi si fonde il cervello. Non dico che dobbiamo stendere il tappeto rosso a un artista solo perché è italiano, però neanche snobbarlo a prescindere perché non viene spinto nei posti giusti o dai personaggi giusti. Con gli amici faccio sempre l'esempio di Lucio Corsi. Le prime volte che ne parlavo qui sul canale venivo offeso. Quando è andato in televisione si sono ricordati delle mie plurime segnalazioni ed hanno rivolto attenzione a quell'artista. Torniamo però su Matteo Mancuso. The Journey è un buon compendio del manico di Mancuso. Ovviamente non viene fuori tutta la creatività che sprigiona quando è su un palco, ma è comunque un ottimo album di guitar jazz che fa la sua porca figura di fronte a un gigante del genere come può essere Pat Metheny. E niente, noi appassionati italiani proprio non ce la possiamo fare. Va bene il detto che nemo profeta in patria, però noi ce ne approfittiamo. Sia mai che un musicista italiano possa avere successo e godere di stima all'estero. Matteo Mancuso non va bene, i Maneskin non vanno bene, Bocelli non va bene, ora che invecchia viene tollerato. La Pausini non ne parliamo, Zucchero è sempre stato denigrato, non ci va bene niente e nessuno, a prescindere dal genere musicale che sia più o meno popolare. Ecco, se riusciamo per un attimo ad andare oltre il nostro DNA, ascoltiamo Matteo Mancuso, che sicuramente migliorerà col tempo, avrà più esperienza e malizia, ma già oggi mi rende orgoglioso in tutto il mondo. L'edizione in vinile suona anche bene. È da 25 anni che adoro questo disco, New Moon Daughter di Cassandra Wilson, che ho scoperto grazie a Controradio, da cui avevo rubato uno stralcio di canzone. Pensate che è stato il brano che mi ha fatto venire la voglia di registrare sistematicamente i nuovi pezzi bomba che ascoltavo alla radio. Questa infatti, vedete, è la prima cassetta. Dopo questa cassetta ne sono arrivate molto altre, spesso registrate durante le ore notturne quando c'erano i programmi e i conduttori più interessanti, soprattutto su Stereo Notte. E mi fermo qui perché un ricordo ne porterebbe un altro e un altro ancora, ma non è questa l'occasione. Era solo per rendervi partecipi di come mai da diversi anni avessi in lista questa ristampa, però non trovandola mai a prezzi decenti rimandavo sempre. Ogni tanto la cercavo su Google, che mi faceva rifinire sempre su Discogs, su copie usate a $50-60, troppi, mi sarei fatto andare bene la copia in CD fino a quando non sarebbe stato ristampato. E invece un paio di mesi fa la solita ricerca su Google mi fa arrivare sullo store di Blue Note, quello americano. $20, c'era un'offerta in corso. Preso al volo, però subito dopo aver pagato ho pensato, ora stai a vedere che quando mi arriva c'è la sassata della dogana. E invece no, meno di €40 con spedizione
aerea, inclusa Johnny 1, sfiga 0, perlomeno per questa volta. Cassandra Wilson è una delle giganti del vocal jazz degli ultimi 30 anni, quindi non starò ad annoiarvi con tutte le sue qualità. Ho amato da subito New Moon Daughter per la sua versione di Love is Blindness degli U2, che poi è la canzone che è finita in questa cassetta. Se avete 5 minuti di tempo, ascoltatela perché vi svolterà la giornata. Naturalmente poi c'è molto altro tra reinterpretazioni e brani scritti di suo pugno. Per chi ama il vocal jazz più classico è un discone che non dovrebbe mancare in collezione, magari lo trovate sempre sullo store di Blue Note, e se siete fedelissimi del vinile è una buona edizione dal punto di vista del packaging. Peccato per qualche rumorino di troppo. In alternativa c'è questo mini cofanetto con 5 CD a un prezzo stracciato, segnalato anche qualche tempo fa sul canale Telegram di Vinilicamente dedicato ai compact disc. Trovate i link ai vari canali qui sotto in descrizione, con offerte, pre-order, eccetera eccetera. Sono sempre stato un grande appassionato degli album live. Negli anni in cui non potevo permettermi di andare ai concerti, erano il mio biglietto personale per ascoltare come poteva essere quella band dal vivo. E anche per le band il disco dal vivo rappresentava una sorta di consacrazione. Senza andare troppo lontano da quello che già si è visto su questo canale, 12587 e Colpo di Coda hanno rappresentato in epoche e mode differenti e pubblici differenti la consacrazione dei Litfiba. È un grande peccato che oggi i dischi dal vivo siano vissuti diversamente dal pubblico, che non se li fila per niente, e anche dagli stessi artisti. E quindi è un gran piacere che le Pietre dei Giganti, con Prima che il fuoco avvolga ogni cosa, siano voluti andare controcorrente e immortalare un momento importante di una carriera che inizia a schiudersi e che inizia ad essere notata dai molti addetti ai lavori. Come 12587 lo fu per i Litfiba, Prima che il fuoco avvolga ogni cosa racchiude l'epica delle Pietre dei Giganti, che scelgono i loro brani più rappresentativi e nel farlo non temono le imperfezioni di una trasposizione fedele al 100%, ovvero hanno lasciato i brani così com'erano, senza sovraincisioni o correzioni ex post in studio, e questo si avverte distintamente. E per me in un disco dal vivo è sempre un bene. Voglio dire, chi è che preferisce la pulizia di Pirata alle imperfezioni di Aprite i vostri occhi? Ecco, appunto. In ogni caso, chi mi segue già conosce questa band che sta facendo rifiatare il rock italiano cantato in italiano, perché se si escludono alcuni eccellenti album di ritorno e altre prove interessanti di valorosi cinquantenni, mancano proposte contemporanee, cioè fatte dai ragazzi di oggi, che possano raggiungere consensi più ampi pur facendo un rock bello spigoloso. È quello che io auguro alle Pietre dei Giganti, anche perché mi hanno messo l'inner sleeve di carta con la lamina antistatica. Scherzi a parte, non aspettatevi un'incisione audiofile alla Pink Floyd, però tanta energia sì, e la trovate sulla loro pagina Bandcamp anche nella versione in CD. Però attenzione che quella in vinile è super limitata, le copie sono solo 50. Quando vi ricapita un live di rock italiano su vinile, ecco, frughiamoci, mi raccomando. Adesso guardiamo insieme al volo velocemente alcuni dei vinili che ho preso in offerta e che vi ho segnalato sul canale Telegram. Ne ho approfittato anche io. Partiamo subito con questa bella raccolta di Giorgio Moroder, maestro della disco music, doppio vinile colorato blu, 24,99 anziché 37, 39 non mi ricordo, adesso costa più di 40 euro.
adesso mentre sto registrando questo video. Sempre a tema dance music, una bella raccolta su doppio vinile nero a poco più di 22 euro con i grandi classici degli anni 80. Questa è una chicca, una vera chicca di culto per tutti gli amanti, gli appassionati di jazz funk, in questo caso africano, col sassofonista africano Teaspoon Ndlala, disco di culto del 1977 preso a 2 lire, 12 euro e qualcosa. Altra chicca jazz, Deciphering the Message di Makaya McCraven, batterista americano. Questo è l'album del 2020 preso praticamente a 12 euro, prezzaccio. Questo qui forse meno di 9 euro o meno di 10 euro. The Naked Sweat Drips, Psycho Sister, una chicca psych grunge olandese, al momento purtroppo sold out. Come è sold out, o meglio disponibile da terzi, questa bella raccolta dedicata a Charlie Parker, presa e segnalata sul canale Telegram a 17,99, adesso da altri venditori oltre i 38 euro. Magari torna disponibile, a maggior ragione seguite il canale, attivate la notifica per essere sempre pronti per le migliori offerte, e ci sono anche i pre-order più caldi, ovviamente selezionati da me. Questo l'avrete visto più volte, un grande classico delle offerte, Lightbulb Sun dei Porcupine Tree, sesto album in studio della band di Steven Wilson, 18,81 euro il prezzo a cui l'ho preso io, anziché 40 euro, prezzo a cui è stato per diversi anni. Preso a 21,99 anziché 27,99, ma è un ottimo prezzo perché di solito non è che scenda così tanto frequentemente. Tame Impala, questo è il loro esordio in speaker, ristampone su doppio vinile. Anche questa grande chicca jazz, Pyramid, l'ultimo album della band norvegese di jazz d'avanguardia, i Jaga Jazzist, presa a 22,90 euro e qualcosa, insomma poco meno di 23 euro anziché oltre 40. Sempre a 21,99 anziché quasi 28, la ristampa, l'ultima ristampa rimasterizzata del secondo album dei Motley Crue, grande band air metal americana. 17,92 euro per la ristampa di New Morning di Bob Dylan, che andrebbe preso solo per The Man in Me, che si sente nel film e anche nella colonna sonora del grande Lebowski. Poi ho recuperato le ristampe dei primi 2 EP dei The Comet is Coming. Questo è quello del debutto, Prophecy 2015, e questa invece è la ristampa del secondo EP, ossia That to the Planet. Una bella raccoltina su doppio vinile dedicato al meglio della musica elettronica contemporanea al femminile. Io l'ho presa quando costava sui 10 euro, poi adesso ultimamente costava 13-14, comunque sempre ottimo prezzo, doppio vinile. Poi altra band di culto, questo è l'ultimo EP pubblicato dai Mazzy Star, Steel, uscito nel 2018 a 15,99 euro anziché oltre 40 euro, e poi c'è il baffone di Frank Zappa, 15,99 euro per Apostrophe, la ristampa rimasterizzata, non è quella per il cinquantennale ma è sempre quella rimasterizzata, catalogo Zappa, insomma tanta roba per questi prezzi. Quindi il succo del mio discorso è: seguite i canali Telegram, attivate le notifiche perché altrimenti alcune offerte durano veramente poco, a volte poche copie, a volte poche ore, a volte pochi giorni, altre durano anche un mese, però non si sa mai, ecco, quanto possono durare, quante copie ci sono a disposizione. Ho sempre molta paura di questi album ritrovati nei cassetti dagli eredi di artisti leggendari, quale lo è Johnny Cash per gli americani. Da noi è successo recentemente con l'album di Ivan Graziani, anche se leggenda lo abbiamo fatto diventare dopo la morte, perché in vita, soprattutto negli ultimi anni, veniva alquanto snobbato da critica e appassionati. Non va dimenticato che Songwriter è anche l'opera del figlio John Carter Cash, che lo produce e gli trova un vestito che sia adatto a quella voce, a quei testi e al gusto di oggi, anche se
Cash è sempre stato uno di quelli fuori dal tempo, una leggenda appunto, uno di quelli che può cantare l'elenco del telefono e portare a casa un gran disco. Le registrazioni originali dovevano essere pubblicate nel 1993, poi come sappiamo nasce il matrimonio artistico con Rick Rubin, che con gli American Recordings concede al Man in Black un ultimo trionfale giro di giostra prima che scenda, nel senso prima che ci lasci a causa delle complicanze del suo diabete. Non è il disco che consiglierei a chi non conosce Cash, ma a chi già lo ama. E chi già lo ama apprezzerà senza dubbio questi 11 inediti prodotti con garbo nel rispetto dei canoni del country, senza scomodare gli imperdibili degli anni 60, soprattutto quelli registrati a San Quentin e Folsom. Songwriter è un buon album che, grazie a Dio, ha un'edizione in vinile molto buona, con ottima dinamica e buona stampa, silenziosa e flat, nel senso che il vinile non è ondulato. Hello out there, you'll see a morning star, gaining, 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 gaining. A proposito di America, gli americani lo definirebbero consistent, ossia costante. Sto parlando di Umberto Maria Giardini, un tempo noto come Molteni, e che pochi mesi fa è uscito col debutto del suo nuovo progetto Sorelle Gemelle lasciate in castigo, principalmente condiviso con Salvatore Russo. Avevamo lasciato a fine 2023 Umberto Maria Giardini con l'ultimo album a suo nome, L'ottimo mondo e antimondo, era uno dei miei dischi dell'anno, ed eccolo di nuovo qui con l'ennesima raccolta di ottime canzoni. Lo stile dei testi è sempre il solito, tra il crudo e l'evocativo. Lo stile delle musiche e degli arrangiamenti è leggermente più spinto verso il rock e lo stoner, un po' come succedeva nel suo Formamentis del 2019. E poi è stato registrato interamente in presa diretta e si sente. La cosa bella di questo artista, che reputo mai troppo lodato da chi si occupa di musica per lavoro, è che parla poco e suona e produce tanto, fregandosene del resto e per questo apparendo anche scostante. Ma in un mondo musicale italiano che definire ipocrita ed opportunista è fargli un complimento, preferisco di certo un approccio come il suo, che sforna dischi a raffica. E non solo, sono anche dischi che vanno sempre dal 7 in su. Discreta l'edizione in vinile che vi ho segnalato in pre-order sul canale Telegram a soli 17 euro. Adesso costa leggermente di più, ma comunque meno di 25 euro, che è quanto dovrebbero costare i dischi singoli oggi. Copertina curiosa, vinile colorato viola, in sleeve stampata con tutti i testi, buona la resa audio con una scena ben rappresentata. Peccato solo che la stampa sia un filo rumorosa. Canzone da ascoltare? Ultra, ma è davvero tutto bello. Come ho detto all'inizio, consistent. Per avere qualcosa da fare con te. In più di un'occasione, mentre ascoltavo Wild God, il nuovo album di Nick Cave e i suoi Bad Seeds, mi sono chiesto come Nick Cave non sia impazzito dopo la morte di 2 figli. Io non oso immaginare quanto possa essere devastante, e per questo mi piace pensare a questo disco come una delle tante prove che la musica ci salvi. Lo fa sempre in modo diverso per ognuno, lo ha fatto con me e continua a farlo, lo avrà fatto e lo starà facendo sicuramente con tantissimi di voi. E già qui potrei chiudere consigliandovi l'ascolto e l'acquisto, perché in quest'epoca di tutti che recensiscono tutto potremmo e a volte dovremmo semplicemente ascoltare in silenzio. Naturalmente mi ci metto anche io. A me è bastato il brano Joy per innamorarmi di Wild God. Non tutti i brani sono su quel livello, ma almeno altri 3 o 4 sì, allora posso ritenermi soddisfatto. Certamente non è un album che metti su mentre cucini o mentre sistemi la tua collezione di dischi, ma questo vale un po' per tutti gli album di Nick Cave, soprattutto gli ultimi. Poderoso quanto ampolloso, umano quanto divino. L'edizione in vinile è notevole, con una bella copertina sia dal punto di vista dell'artwork che del materiale con cui è stampata, un cartoncino spesso che di solito vediamo utilizzare
per alcune ristampe audiofile. Bella l'inner stampata con i testi e una foto su carta lucida del nostro amato Nick. Per rimanere in tema col titolo, per sdrammatizzare un po', mi piacerebbe dire che questo vinile suona da Dio, ma suona solo bene, con una buona dinamica, in ogni caso consigliato. Who stood on the narrow bed, this flaming boy, said we've all had too much sorrow, now is the time for joy. Oh, for joy, for joy, for joy. Oh, for joy, for joy, for joy. È notizia di questi giorni l'annullamento del tour degli Another Sky a supporto del loro recente secondo album, Beach Day. Un album che personalmente attendevo a gloria con molta curiosità, anche perché il loro debutto, I Slept on the Floor, era tra i miei dischi dell'anno del 2020 per quella capacità di essere la giusta via di mezzo tra Arcade Fire e Coldplay, con quella voce possente e magnetica di Catherine Vincent a fare da collante. Tra questo e questo c'è stata la crisi immobiliare nel Regno Unito a causa del Covid e, per farvela breve, gli Another Sky non se la sono vista proprio benissimo, costretti a fare lavoretti per mantenersi a vivere tra un'ospitata e l'altra a casa di parenti e amici. Questo nuovo disco è in gran parte la conseguenza di tutti quei casini, e quindi cosa cambia rispetto al debutto? Che se qui c'era un'atmosfera art pop, qui alcuni arrangiamenti belli pieni di chitarra lo fanno virare sull'art rock. Non cambia invece il giudizio complessivo, nel senso che anche Beach Day è una prova lampante del loro talento, probabilmente sottovalutato anche nel Regno Unito, se sono stati costretti prima a posticipare tutto il tour al 2025 e poi annullarlo definitivamente. Non è mai bello quando succede una cosa del genere, e allora per sostenerli possiamo innanzitutto acquistare l'album direttamente dal loro sito, come ho fatto io, dove si presume che abbiano una quota di guadagno maggiore. E poi un'altra cosa importante che ho detto più volte, ma che vedo fare anche da chi segue il canale. Anziché perdere tempo sui social ad accanirci con quegli artisti che non sopportiamo e che riteniamo sopravvalutati e a fare i fenomeni con i nostri commenti, sempre col sarcasmo galoppante, diamo spazio alla musica che ci piace, e poi non diamo mai per scontato che quello che ci piace duri in eterno e che non abbia bisogno di supporto solo perché piace a noi. Il mondo non ruota di certo intorno a noi e ai nostri gusti, noi siamo semplicemente una caccolina insignificante nell'universo. Nobody gets you, your power, nobody understands. We do, we get it. You psychopath. Chi segue da un po' di tempo il canale sa benissimo quanto io sia legato a Disciplinata, di She's9 e tutto ciò che abbia fatto Dario Parisini. Lungi da me fare un de profundis, quanto piuttosto annunciare con sommo giubilo di aver trovato alcune sue sferragliate alla chitarra finora inedite nel nuovo disco dei PCC, Post Contemporary Corporation, un progetto guidato dall'eloquio di Valerio Zecchini, che personalmente ho conosciuto grazie al documentario di Alessandro Cavazza sui Disciplinati. La vita presa con questa leggerezza proprio televisiva, che si traduce poi nella vita quotidiana in un mantenere mai la parola data, dire sempre sì a tutto così, tanto per fare delle relazioni pubbliche, per tenersi... C'è questo modo di vivere che secondo me va punito veramente con la violenza fisica quando è possibile. In patriottismo psichedelico, così come nel resto delle sue produzioni, Zecchini si fa un baffo del politicamente corretto, fornendo la propria visione in un contesto musicale di raro spessore se confrontato a tutto ciò che è possibile ricondurre alla presunta scena alternativa italiana. Se come me siete allergici ai pregiudizi, se avete amato i Disciplinata, i She's9, le chitarre di Dario Parisini e lo spoken word su trame strumentali che vanno dal minimal al post-punk all'industrial ed oltre, allora potrete stare certi che quest'album vi piacerà.
e quindi per l'acquisto vi rimando direttamente alla pagina Bandcamp del progetto guidato da Zecchini, dove potrete ascoltare quello che volete per poi naturalmente frugarvi e sostenere. La cartella clinica ha parlato chiaro. Sei malato. La dichiarazione dei redditi è stata chiarissima. Sei povero. Il consesso delle tue amanti non ha avuto dubbi. Disfunzione erettile. Per chi ha voglia di un po' di musica classica e neoclassica, consiglio un album uscito da poco ed uno ritrovato. Quello nuovo è Life della violinista norvegese Mari Samuelsen, e i più attenti sapranno già quanto mi piace, e anche stavolta riesce a dare nuova vita a composizioni di altri, raccontando col suo violino le emozioni provate durante la maternità, e da qui appunto il titolo Life. Per gli amanti del violino e naturalmente della Samuelsen, un acquisto che non delude, anche grazie a una stampa molto buona su vinile trasparente, e devo dire che con Deutsche Grammophon si casca quasi sempre in piedi. Il disco ritrovato a cui facevo riferimento poco fa è The Legendary 1965 Recording di Marta Argerich. Come sempre avviene con i giri straordinari che fa la musica per raggiungerci quando vuole lei, l'ho acquistato solo adesso, consigliatomi dall'algoritmo di YouTube. Sono stato incuriosito dalla copertina e dal titolo, per poi scoprire che questa è la prima edizione in vinile del concerto che la pianista argentina tenne poco dopo aver trionfato al premio Chopin del 1965. Una registrazione arrivata a noi solo nel 1999 su CD e nel 2016 in vinile, rimasterizzato alla massima qualità possibile dai nastri originali. Quanta grazia, quanto pathos, quanta emozione! Se amate Chopin o il pianoforte classico, non fatevelo scappare, anche perché l'incisione in vinile è ottima. Due parole al volo voglio dirle sulla nuova ristampa del live più rock di Elite FIBA, ossia Colpo di Coda, pubblicato in origine nel 1994 e giunto alla terza ristampa nel giro di 4 anni. La prima, quella su vinile blu, è stata commentata sul canale con un lungo video che trovate qui. Non mi dilungherò quindi su questa nuova ristampa, che dal punto di vista dell'artwork e del packaging è uguale a quella precedente, mentre per le eventuali differenze con la prima stampa si rimanda al video che ho appena citato. A cambiare è il colore dei vinili, che finalmente tornano col classico nero. Dal punto di vista della resa audio siamo lì, quindi può essere acquistato ad occhi chiusi, tanto più che il prezzo è buono, considerato il fatto che si tratta di un vinile triplo con copertina trifold. Altre ristampine bomba uscite da poco sono Bright Size Life, il debutto solista di Pat Metheny, The Moon and the Melodies, che è un album del 1986 dei Cocteau Twins in collaborazione col compositore americano Harold Budd, rimasterizzato personalmente da Robin Guthrie. Cogli la prima mela del grande Angelo Branduardi ed Heavy Weather, capolavoro del 1977 dei Weather Report, nella ristampa di Music on Vinyl, consigliato agli amanti del jazz rock più ispirato. E poi non dimentichiamoci di questo, Glove Maker di Lauren Kramer, discone che mi è stato consigliato da voi nei commenti e che io a mia volta consiglio a tutti quelli che adorano Anthony and the Johnsons in tutte le sue forme. Non è un clone, però ci sentirete qualcosa di familiare che, come Anthony, oggi a Noini vi scalderà il cuore. Davvero tanta roba. E a proposito, fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la top 3 dei vostri ultimi acquisti. Anche se il mio formato preferito è il vinile, non ho mai smesso
di acquistare CD e negli ultimi anni ho ripreso anche a acquistare cassette. Non è un caso se le vinilicamente live sessions sono uscite su questo formato, perché è stato il formato con cui ho iniziato seriamente ad ascoltare e collezionare musica ormai ben più di 30 anni fa. Tra gli ultimissimi CD acquistati ce ne sono un paio che vi ho segnalato anche sul canale Telegram dedicato, e mi riferisco alla ristampa di Music on CD di uno dei capolavori Psych Blues dei The Animals, qui come Eric Burdon and The Animals. Every One of Us, pubblicato in origine nel 1968 solo per il mercato americano. Mentre vi parlo, l'offerta che vi avevo segnalato è terminata, per cui vi consiglio di seguire il canale in modo da essere avvisati direttamente sul vostro smartphone non appena tornerà disponibile. Questa invece è sempre disponibile e si tratta della ristampa giapponese di Live Around the World del grande Miles Davis, e poi su doppio CD più DVD il meglio degli Stones dal vivo, registrato durante il tour per il 50° anniversario di carriera. Visto che ci stiamo avvicinando sempre più velocemente al Natale, ho preso anche questa bella raccolta su doppio CD che, rimanendo umile, si intitola The Best Christmas Album in the World Ever, e in effetti la tracklist è pazzesca, ottima idea e regalo. E poi 2 album di Nigel Kennedy, supremo violinista britannico. The Kennedy Experience l'ho preso su Discos perché è fuori catalogo da tempo, quindi introvabile, però è una bomba perché vengono riletti in chiave neoclassica alcune delle perle di Jimi Hendrix. Cercate qualche performance dal vivo su YouTube e capirete perché ho acquistato questo CD. The New Four Seasons è la nuova interpretazione di Kennedy dell'opera di Vivaldi dopo quella pubblicata nel 1989, e si spiega con la mia attuale fissazione nella ricerca delle migliori interpretazioni delle immortali 4 stagioni. Queste 2 ad esempio le ho recuperate sullo store di Dirt Tapes, dove ho preso anche 2 cassette della collana Il Grande Rock, uscita in edicola a inizio anni 90 per De Agostini. Resaudio spettacolare, alla faccia di chi sostiene che la cassetta è un formato inutile, così come sostiene che le pubblicazioni da edicola sono la morte della musica. Bene, è tutt'altro, e ho già spiegato perché in diversi video dedicati ai vinili dell'edicola. Poi Duets di Frank Sinatra, che su vinile ha un costo spropositato, quasi 70 euro per un doppio vinile, roba da matti. Queste che vi ho fatto vedere le ho prese dal Cassette Bazaar di Dirt Tapes, dove vengono messe in vendita quelle usate. Nuova di pacca invece ho preso questa, l'album omonimo dei Tony Crimine, una band punk di culto originaria di Pisa che andrebbe vista live almeno una volta nella vita, per quanto pesta duro. La stessa attitudine c'è anche in questi brani, quindi se il punk è il vostro pane, questa va portata a casa per forza. Last but not least c'è questa piccola perla nascosta per tutti gli amanti dell'elettronica più adulta, ossia Panharmonicon di Alexandros Finizio. Me l'ha data direttamente lui quando è venuto a registrare una live session con il progetto Tech Noir, di cui vi ho già parlato in uno dei video precedenti e che presto vedrete sul canale in tutto il loro splendore. Se amate i Portishead, attivate la campanellina perché vi garberanno di sicuro un botto. E anche se non legge più nessuno perché stiamo diventando tutti dislessici a causa di questi cavolo di smartphone, voglio comunque consigliarvi un paio di letture a tema musicale. La prima è la nuova edizione della biografia più accurata ed apprezzata su Kurt Cobain, ossia Più pesante del cielo di Charles Cross. Era da anni presente su Amazon e gli altri store tra i libri in uscita, con una copertina e un editore diverso, ma di fatto non veniva mai pubblicato. Grazie al saggiatore possiamo finalmente fare questa lettura senza spendere cifre folle su eBay per una prima edizione. Sono anche molto contento di segnalare la biografia definitiva su Jeff Buckley, voluta dal suo manager e amico Dave Lowry, che ci racconta come fosse la persona oltre che il musicista, un artista che mi ha folgorato col suo debutto Grace, vissuto in diretta, acquistato in CD il giorno dell'uscita e che da 30 anni continua a farmi venire la pelle d'oca quando lo riascolto. Per chi ama visceralmente quel disco è una lettura quasi, più che quasi, obbligatoria. E ci siamo, anche stavolta abbiamo svuotato la cassetta degli ultimi acquisti
Fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la top 3 dei vostri ultimi acquisti, perché anche se la comunicazione di oggi funziona tanto più quanto è divisiva, voglio credere che ci sia ancora qualcuno che preferisce il dialogo e il confronto al battibecco a chiappa click. A presto e buoni ascolti.